guten Tag, good morning everyone! Ben ritrovati sul mio canale e sono molto contenta che sto seguendo i buoni propositi del mio 2023 e sto producendo nuovi video. Oggi voglio fare un video molto standard, però secondo me sempre molto interessante, ovvero vi elencherò e vi parlerò un po' delle 5 cose belle che mi piacciono qui in Germania. In realtà mi è stato detto che ci sono molte differenze all'interno della Germania in base alla regione in cui ci si trova, per cui possiamo dire che questo video si intitolerà 5 cose belle della Germania / Baviera. Ve li elencherò in ordine di importanza, quindi farò una specie di ranking, dal meno importante a quello più importante per me, ovviamente. Al primo posto abbiamo la sicurezza o il fatto che in generale le persone seguono le regole, quindi ci sono delle regole e le persone le seguono. E quindi di fatto questo rende il posto dove si vive molto sicuro perché tutti seguono le regole. Per l'appunto, anzi, se voi non le seguite, loro te lo fanno anche notare. Io ho avuto un caso in cui praticamente ero in ritardo, ovviamente, ero di fretta e quindi dovevo attraversare la strada, però era rosso. Però visto che non c'erano macchine che arrivavano a 1 miglio di distanza, ho detto vabbè, passo e via, così velocizzo i tempi. C'era una signora dall'altro lato della strada che nel momento in cui ho attraversato mi ha urlato qualcosa contro in tedesco, che non ho capito, però non ha apprezzato il fatto che avessi attraversato così. Quindi veramente può essere anche noioso, nel senso che io l'ho trovato noioso, eppure la gente lo fa. Sono molto... Il secondo punto che trovo molto interessante è il fatto che in Germania siano molto efficienti. Questo va in contrasto un po' con le loro infrastrutture che in realtà non sono così buone. Questo però ve ne parlerò poi dopo nel video successivo, che vi farò ovviamente e voi dovrete andarlo a guardare, sulle 5 cose che invece non mi piacciono della Germania. E una di queste, quindi non ve ne parlo in dettaglio, è il fatto che in realtà per quanto riguarda le infrastrutture la Germania è tipo nel Medioevo, noi siamo molto più avanti e credetemi. Per esempio fanno tutte le cose tramite lettere, non c'è la digitalizzazione per esempio, però nonostante abbiano un metodo preistorico, le cose funzionano e questa è una cosa stupefacente perché in Italia noi siamo molto avanti tecnologicamente ma le cose comunque non funzionano. Passando al prossimo punto, abbiamo al terzo posto il fatto che in Germania trovo che l'ambiente sia molto meno inquinato. Infatti l'aria è molto più respirabile, c'è anche molto meno inquinamento luminoso, nel senso che spesso i posti sono proprio illuminati al minimo e alcuni parchi sono completamente al buio. Me ne sono resa conto quando sono finita in un parco ed era completamente buio e non vedevo niente, ma proprio niente. Meno male avevo le luci della bici, se no non so come sarei potuta uscire dal parco. La seconda volta in cui me ne sono accorta è quando sono tornata in Italia, perché io vengo da una delle città più inquinate nel nord Italia e si sente, effettivamente si sente, l'aria puzza proprio. Non me ne ero mai accorta prima, però adesso me ne rendo conto quando torno a casa ogni volta. Il quarto punto è sempre connesso al fattore ambiente, diciamo, il contatto con la natura. È una cosa molto bella che apprezzo tanto, e infatti è una delle top 3, che le persone abbiano tanto contatto con la natura. La Germania non hanno mare, ma vanno ai laghi, hanno un sacco di parchi, sono un po' svantaggiati magari per la posizione geografica, diciamo, perché in Italia noi abbiamo dei posti, dei parchi naturali bellissimi, però li sfruttano veramente molto bene. Per esempio, d'estate i parchi sono pieni di persone, si passa il tempo con amici, con familiari, sempre a fare barbecue, a cianciare, a fare picnic. Cioè, c'è molto questa cultura di stare fuori all'aria aperta quando è possibile. E questa cosa è molto bella e soprattutto fa tristezza il fatto che invece noi in Italia
che abbiamo molto più stagioni lunghe in cui si potrebbe passare il tempo fuori, anche d'estate, nonostante faccia caldo, magari adesso inizia a fare un po' troppo caldo per il cambiamento climatico, però non l'abbiamo mai sfruttato abbastanza, secondo me, perché è proprio bello vedere i bambini, i ragazzi giovani, trovarsi nel parco, giocare, e secondo me è molto molto bello. Invece che vedere, non so, persone sedute al bar, col bambino che sta al telefono o sul tablet, o anche ragazzi che stanno insieme ma non stanno insieme. Boh, è una cosa che veramente mi piace. Ultimo, la top delle top è diciamo la sicurezza sociale che la Germania dà ai propri cittadini, che secondo me è una delle cose che dovremmo imparare ad adottare, adottare? What? Vabbè, avete capito comunque, dai tedeschi perché veramente danno molti diritti, importanza ai diritti delle persone e fanno sì che queste vengano rispettate. Per esempio, non so per farvi degli esempi, adesso non me li ricordo tutti, però danno molta importanza all'integrazione degli immigrati. Ci sono tantissime persone internazionali, soprattutto turchi, ci sono un sacco di turchi in Germania, però sono ben integrati. Gli fanno fare corsi di lingua, corsi di integrazione culturale, così che già dalla seconda generazione, magari non dalla primissima, le persone siano molto integrate e non si chiudano nelle loro cerchia. Oppure, per esempio, si dà molta importanza alla maternità. Una famiglia quando ha un figlio può stare addirittura un anno economicamente sostenuta dallo Stato in maternità e paternità, tra l'altro, perché voi avete quest'anno intero e penso possa essere anche leggermente più di un anno in maternità o paternità, nel senso che voi avete quest'anno, ve lo gestite voi. Può essere che la madre si prende 3 mesi e il padre se ne prende 12 meno 3, 9. Ho avuto un problema di calcolo. Quindi ve lo gestite da voi, però sono un anno intero quando il bambino poi può andare all'asilo nido ed essere indipendente. Cioè, secondo me sono proprio cose importanti che in Italia a cui noi non diamo abbastanza importanza e noi dovremmo imparare queste cose dai tedeschi. Ovviamente alle cose belle seguono sempre delle cose brutte, quindi farò anche un video in cui parlerò delle 5 cose che invece non mi piacciono della Germania e una ve l'ho spoilerata già in questo video. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale per vedere altri video che produrrò perché sono molto interessanti come avete visto. E niente, se volete scrivermi video che vi potrebbero interessarvi sulla Germania, sulla vita a Monaco o sulla vita da studente, scrivetemi. Alcuni di voi mi avevano già scritto e sono molto molto contenta. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!